Dungeons and Dragons è il gioco di ruolo più famoso e più giocato al mondo, vuoi per motivi storici, vuoi per la nuova popolarità ottenuta dalle apparizioni in serie televisive come Stranger Things e The Big Bang Theory, l'adattamento di Vox Machina dei Critical Role, progetti di successo qui in Italia come quello di Intel, addirittura un'apparizione in My Little Pony, di cui esiste il gioco ufficiale, e ultimo, ma non per importanza, il film in uscita questo mese con Chris Pine e Hugh Grant, e francamente credo che non ci sarà mai un gioco capace di privarlo di questo titolo. Non sorprende dunque che la maggior parte dei giocatori si sia avvicinata a questo hobby proprio con Dungeons and Dragons, me compreso. Questo ovviamente non vuol dire che non esistano delle eccezioni. Ho conosciuto persone che hanno cominciato con Warhammer Fantasy o Savage Worlds per esempio, ma come ho detto si tratta di eccezioni. Se ci fate caso, la maggior parte degli eventi a tema gioco di ruolo che si possono trovare nelle fiere e nelle piccole associazioni vedono in D&D il titolo principale, se non addirittura l'unico. Stessa cosa si può dire dei video tutorial e sessioni di gioco qui su YouTube e su Twitch. Situazione forse leggermente cambiata negli ultimi anni con la produzione di tanti nuovi titoli interessanti. A questo punto però veniamo alla domanda: Dungeons and Dragons è effettivamente il miglior titolo con cui iniziare quest'hobby? Se siete dei principianti, speriamo con questo video di darvi degli spunti di riflessione prima di avventurarvi in questo fantastico mondo. Se invece siete dei giocatori già un po' più navigati, e in realtà la maggior parte di voi iscritti al nostro canale già lo è, potreste trovarvi d'accordo con alcune cose che verranno dette. In caso contrario, apriamo il dibattito qui sotto nei commenti. Apparentemente Dungeons and Dragons sembra avere un sistema molto intuitivo di creazione del personaggio, seguendo uno schema di scelte della razza, classe, talenti ed equipaggiamento che nel corso del tempo ha portato alla convinzione che con Dungeons and Dragons si possa fare tutto, mito sfatato da un sacco di tempo in realtà. Voglio sperare. Quello che in realtà succede è che ci stiamo vincolando ad uno schema di progressione del personaggio dato da delle tabelle e distribuzione di punti più o meno obbligati, che in effetti può risultare rassicurante le prime volte che si gioca e che può facilmente incontrare i gusti degli amanti degli RPG videoludici. Proprio in questo senso, cercando le fantomatiche ottimizzazioni e personalizzazioni del nostro eroe, alcune scelte di talenti e strumenti saranno altrettanto obbligate dall'offerta dei manuali, rivelando tutti quei problemi di bilanciamento con i quali, se giocate da un po' di tempo ormai, vi sarete imbattuti a prescindere dall'edizione. Alt, qualcuno ha detto multiclasse? Beh, è altrettanto un vincolo, se ci pensate, e spesso porta degli accrocchi non proprio gestibili. E di conseguenza vediamo il sistema. Anche questo in apparenza è molto semplice. Lanciamo un dado a 20 facce al quale sommiamo eventuali bonus o malus e superiamo una difficoltà data dal master o dall'armatura. Finché si tratta dei primi livelli non sembrano esserci particolari problemi, ma vi assicuro che a un certo punto la quantità di informazioni presenti nella vostra scheda sarà tale da spingervi, più che a seguire la narrazione dell'avventura, a sfogliarla ripetutamente in cerca dello strumento e talento più adatto, al quale si somma il fatto che la quantità di calcoli richiesti per l'esecuzione di una prova o di un attacco diventa sempre più grande, trasformando la sessione di gioco in un esame di ingegneria. Come mai secondo voi così tanti meme sul fatto che il gioco dopo il livello 10 diventa un incubo per qualunque Dungeon Master? Per farvi un esempio, in Vox Machina possiamo confrontare le scene della serie animata con quelle delle sessioni e diventa palese come le prime siano il risultato di una sintesi richiesta dal medium, sintesi ottenuta rimuovendo tutte quelle parti in cui i giocatori devono dichiarare talenti, poteri e oggetti utilizzati. So che si potrebbe dire di qualunque trasposizione, ma posso dirvi per esperienza che il tempo richiesto per certe sequenze adrenaliniche non è altrettanto adrenalinico al tavolo. Come mi sono ritrovato molto spesso a pensare, Dungeons and Dragons potrebbe non essere il sistema di gioco adatto al tipo di avventure che vuole proporvi, nonostante i vari tentativi di renderlo sempre più al passo con i tempi di edizione in edizione. Infine, la guida del Game Master. Negli ultimi anni, le sezioni dedicate a questo ruolo all'interno dei manuali si sono arricchite di preziosi suggerimenti in merito alla gestione del gruppo, agli strumenti di sicurezza, la creazione condivisa del gruppo e della campagna, la dichiarazione di intenti e il mood da seguire. In questo senso il manuale della quinta edizione aveva già incluso parte di queste informazioni, ma rileggendole oggi possono sembrare molto generiche e minimali.
Parlando proprio degli strumenti di sicurezza, la guida si limita ad appellarsi ad un generico buonsenso comune per evitare situazioni spiacevoli, cosa che se nella vita reale funzionasse davvero si ritroverebbero senza lavoro poliziotti, magistrati e avvocati. Parlando invece delle campagne, quante volte avete avuto l'impressione che non fossero in linea con le vostre aspettative e avete finito con l'annoiarvi o comunque giocare malvolentieri per colpa della mancanza di una dichiarazione di intenti? E mi sento anche di aggiungere un dettaglio: molti giochi usciti in questi anni vengono concepiti con meccaniche relative al tema e all'ambientazione che trattano. In Not the End giochiamo degli eroi che rischiano per ciò che ritengono importante, dinamica esemplificata nella scelta delle estrazioni dei token dal sacchetto. In Symbaroum, che già deve molto a D&D, l'utilizzo della magia comporta l'accumulo di una corruzione che ci porterà a diventare degli abomini, come punizione per l'arroganza umana di aver voluto piegare la natura al proprio volere, argomento chiave del gioco. Nell'unico anello ci sono le meccaniche per i viaggi e i patroni per rimanere fedeli alle strutture narrative dei libri di Tolkien, e potrei citare molti altri esempi. Se ci fate caso, tutto questo in Dungeons and Dragons non c'è. Sappiamo giusto di essere degli avventurieri che vivranno un'avventura fantasy, ma non ci vengono dette atmosfere, tematiche e come le regole le riflettano, preferendo lasciarle alla decisione del master e dei giocatori. In questo senso il regolamento è più vicino ad una scatola per attrezzi, applicabile a molti contesti, non soltanto a quello fantasy. Addirittura nel manuale del master della terza edizione erano presenti tabelle per armi e tecnologie moderne per ambientare le campagne in epoca contemporanea. Perfino il capitolo sulla creazione delle avventure nella guida del Game Master si limita a dare suggerimenti applicabili, se ci pensate, a una qualunque campagna di un qualunque gioco. Il fatto è che questi manuali sono figli del loro tempo e, come si suol dire, ormai ne è passata di acqua sotto i ponti, non di certo perché alla Wizard sono brutti e cattivi. No, ok, in effetti alla Wizard sono brutti e cattivi, ma per altri motivi. Forti delle loro esperienze, numerosi giocatori e master hanno contribuito nel tempo a coprire queste lacune con tutorial online, per esempio sulla gestione dei personaggi, il loro avanzamento e la gestione delle campagne, oltre a coprire numerose altre lacune. Segno questo, a mio avviso, di un gioco che si sarebbe dovuto chiedere se i suoi contenuti fossero compatibili con il reale comportamento dei suoi utenti, piuttosto che gettare loro addosso una mole enorme di meccaniche di gioco e poi dire: se non funziona per il vostro party, beh, affari vostri. Cosa che in realtà poi i vari manuali hanno cercato di coprire dicendo semplicemente: non vi preoccupate, se quello che c'è qui dentro non va bene, prendeteli come suggerimenti e adattatelo al vostro gruppo di gioco. Stante queste personali considerazioni, sono dell'idea che ci siano giochi più semplici, più appaganti e al tempo stesso più al passo con i tempi per giocatori principianti che vogliono iniziare a giocare. Ok, genio, dici quali se sei tanto esperto. Un momento. Prima che fraintendiate, con questo video non stiamo cercando di dirvi che non dovete giocare a Dungeons and Dragons o peggio ancora che siete stupidi se lo fate. Un po' come ho visto fare attraverso alcuni articoli pubblicati nel corso del tempo con i quali sinceramente non mi trovo d'accordo. La polizia del GDR sinceramente non piace a nessuno. Sto semplicemente dicendo che secondo me ci sono giochi migliori per cominciare, ma proprio per la fama di cui gode Dungeons and Dragons molto spesso è difficile trovare giocatori interessati a provare altro o che conoscano effettivamente altri giochi, e questo, se ci pensate, porta anche molti giocatori magari a non provarci nemmeno a proporre perché hanno paura semplicemente che a nessuno possa interessare provare un gioco tutto sommato semisconosciuto in confronto al gioco di ruolo più famoso al mondo. Per questo vi sto dicendo, se avete la possibilità di provare a iniziare con qualcos'altro che non sia Dungeons and Dragons, attraverso magari associazioni locali che propongono serate di gioco di ruolo, oppure cercando giocatori online attraverso le varie comunità come per esempio i gruppi Facebook o le varie community di Discord che sono nate anche negli ultimi anni, numerose devo dire. Ma in assenza di alternative va benissimo giocare a Dungeons and Dragons. Come io penso sempre, meglio cominciare comunque da qualche parte che non cominciare affatto. Il primo consiglio che mi sento di darvi innanzitutto è che anziché buttarvi subito su Dungeons and Dragons per via della fama che gode, perché magari l'avete visto su Stranger Things, su Big Bang Theory o attraverso altri media, è di cercare invece di informarvi sui generi narrativi che vi piacerebbe giocare. Magari a qualcuno di voi vi piace la fantascienza, oppure vi piace qualcosa un po' più cappa e spada o più investigativo o che so io, perché informandovi su questi generi potrete a vostra volta trovare dei giochi di ruolo che trattano appositamente questi determinati argomenti. Magari vi piace Lovecraft?
Il richiamo di Cthulhu? Vi piace come ho detto K e spada? Seven Sea? Perché no? Se proprio dovessi suggerirvi una lista parziale di titoli da cui cominciare, i primi che mi vengono a mente sono questi. Se volete rimanere più o meno su uno stile simil Dungeons and Dragons, vi consiglio Klotos di Fumble GDR, che al momento purtroppo è disponibile soltanto in versione PDF, ma che vi darà modo, attraverso delle meccaniche simili a quelle di D&D ma molto più semplificate, di poter vivere le avventure di un eroe attraverso il suo destino e quello che viene per l'appunto chiamato il cammino dell'eroe, spezzando i fili del suo fato in modo da sbloccare i suoi poteri quando volete voi, quindi avete anche molta più libertà di gestione del personaggio fino ad una sua epica fine. Potreste provare per esempio un'ambientazione di Fate o un gioco che a lui prende ispirazione come Not the End, per l'appunto. Sono giochi che vi danno un certo controllo del personaggio, che vi consente soprattutto di focalizzarvi molto di più sulla sua interpretazione, piuttosto che stare a pensare prima a quali talenti, quali calcoli dovete fare. Altro titolo che abbiamo portato diverse volte sul canale, per esempio, è Symbaroum, simile a D&D sotto molti aspetti, ma anche qui vi potete creare un personaggio come volete, modulando abilità e mestieri e scegliendovi le abilità di volta in volta senza una tabella preimpostata, cosa che secondo me vi lascia molta libertà e devo dire ha delle meccaniche di ruolo che a me francamente non dispiacciono affatto. Ovviamente vi potrei anche suggerire di buttarvi sui PBTA e, rimanendo sempre sullo stile D&D, perché no, un bel Dungeon World che in effetti vi dà sì quel mood familiare con Dungeons and Dragons, ma delle dinamiche molto più concentrate su cosa il vostro personaggio vuole effettivamente fare, triggerando le mosse. Oppure, forse un po' più avanzato tra virgolette rispetto a un titolo che potrei suggerire per un neofita, ma che comunque potrebbe piacervi, perché no, è il buon vecchio Forbidden Lands. So che ci sono sicuramente molti altri titoli. Se per esempio siete genitori che vogliono far iniziare a giocare i propri figli, potreste effettivamente proporgli alcuni dei titoli che vengono pubblicati in questi ultimi anni, in particolare, perché no, l'unico che io e Francesco conosciamo meglio sul canale è il gioco per esempio dei My Little Pony, Tales of Equestria per l'appunto. So che ce ne sono molti altri di giochi adatti a dei bambini sui quali devo effettivamente informarmi meglio e, perché no, potrebbe venire fuori un video del tipo 5 giochi adatti a dei bambini. Io spero di essere stato chiaro e di non aver creato qualcosa di troppo fraintendibile con questo video. Diteci qui sotto eventualmente che cosa ne pensate, su secondo voi perché invece magari si dovrebbe cominciare con Dungeons and Dragons o perché non c'è alcun problema nel farlo. Non che ci sia un problema, semplicemente secondo me, come ho detto finora, si può scegliere altro, ma eventualmente fatelo sapere qui sotto nei commenti. Con questo è tutto, noi vi ringraziamo per averci seguito fino a questo punto. Se questo video vi è piaciuto vi invitiamo a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le nostre prossime uscite, le cose su YouTube che si dicono sempre. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook, sul nostro profilo Instagram e se volete unitevi al nostro gruppo Telegram, così nel caso questo video non vi fosse piaciuto potete venire a insultarci direttamente. Daniele dal forum Sententiam, chiudo.